Perché i cristiani non festeggiano il Natale? È più importante la fede o la tradizione? Un po' di storia. La prima traccia del Natale risale al 203-204, molti anni prima delle testimonianze di analoghe festività del Sole Invitto. Altri riferimenti poco certi sulla festività del Natale risalgono al IV secolo. La prima menzione certa della Natività di Cristo con la data del 25 dicembre risale invece al 336 d.C. e la si riscontra nel Chronographus, redatto dal letterato romano Furio Dionisio Filocalo. Le origini storiche della festa non sono note e sono state spiegate con varie ipotesi. Si è sostenuto che la sua data venne fissata al 25 dicembre per fare coincidere la festa del Natalis Solis Invicti con la celebrazione della nascita di Cristo, indicato nel libro di Malachia come nuovo sole di giustizia. Tuttavia, sia Tertulliano che più tardi Papa Leone I attestano il fastidio e la riprovazione dei vertici della Chiesa nei confronti dei cristiani che, perpetuando le usanze pagane, manifestavano una venerazione nei confronti del sole. In particolare, Papa Leone I nel 460 afferma: «È così tanto stimata questa religione del sole che alcuni cristiani, prima di entrare nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dopo aver salito la scalinata, si volgono verso il sole e, piegando la testa, si inchinano in onore dell'astro fulgente. Siamo angosciati e ci addoloriamo molto per questo fatto che viene ripetuto per mentalità pagana. I cristiani devono astenersi da ogni apparenza di ossequio a questo culto degli dei». Le tradizioni legate al Natale: l'albero, il presepe, le luci e gli addobbi e i regali, il bacio sotto il vischio, il colore rosso, Babbo Natale con le renne, il 25 dicembre. Uno. L'albero. L'usanza di decorare abeti si diffuse fra i Celti, nonché fra le popolazioni vichinghe più vicine all'Artico. La durata imperitura del pino, nonostante la mancanza della luce del sole per diverse settimane, generava grande fascino ed dedizione. In particolare, i vichinghi ritenevano che l'abete rosso avesse delle proprietà magiche, tanto da essere responsabile, con il suo potere, del ritorno proprio della luce solare. La prima vera apparizione dell'albero di Natale pare sia avvenuta a Tallinn, in Estonia, nel 1441. Venne eretto un grande abete decorato nel centro di Raekoja Platz, la piazza del municipio. Ballando e cantando attorno alla pianta, i giovani in cerca di moglie tentavano così di conoscere la loro anima gemella. 2. Il presepe. Si dice che Francesco d'Assisi sia quello che per primo creò una rappresentazione della Natività di Gesù. Con il passare dei secoli, quella del presepe è diventata una vera e propria arte che si è aggiunta alle varie tradizioni del Natale. Cosa c'è di sbagliato nel presepe? Tutto. Cristo non ha mai ordinato tali rappresentazioni. Inoltre, il messaggio trasmesso è sbagliato, cioè viene insegnato che Gesù sia nato in una stalla. Ma la Bibbia non dice questo.
La Bibbia parla solo di una mangiatoia in cui Gesù fu posto e non è detto che tale mangiatoia si trovasse in una stalla. Il presepe mostra la raffigurazione di un bue e di un asinello che secondo la tradizione avrebbero riscaldato con il loro fiato il bambino Gesù. Niente di più falso, inconcepibile e non suffragato dalle scritture. I magi che hanno portato i doni a Gesù sarebbero stati 3 e la tradizione indica i nomi di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, ma la Bibbia non dice quanti fossero. Potrebbero essere stati 2 o 3 o 300, non lo sappiamo. Inoltre, la Bibbia non menziona assolutamente i nomi di questi personaggi, sono sicuramente inventati. 3. Le luci, gli addobbi e i regali. Le luci e gli addobbi derivano dalla tradizione romano-pagana dei Saturnali romani. I romani, dal 17 al 23 di dicembre, adornavano le loro case in onore delle divinità, Saturno in particolare, per augurarsi una benedizione per il nuovo raccolto dell'anno seguente. 4. Il bacio sotto il vischio. Il vischio si regala a Natale come simbolo di fortuna, protezione e amore. Sulla porta di casa è di buon auspicio per i visitatori e la tradizione vuole che gli innamorati si bacino sotto il vischio per tenere lontane le difficoltà. Se invece una ragazza non viene baciata dal suo amato, non si sposerà per tutto l'anno successivo. 5. Il colore rosso. Il santo cattolico San Nicola di Mira, patrono di Bari, è rappresentato come vestito di rosso ed è questa una delle motivazioni che spiegano l'abito rosso di Babbo Natale che da Nicola discende. Il colore predominante del periodo natalizio e di fine d'anno è il rosso e tutto prende origine dal culto di San Nicola, patrono dei fanciulli, da cui deriva la tradizione del Babbo Natale che gli olandesi fecero diventare Santa Claus e i tedeschi Sankt Nikolaus, Niklaer e Santa Claus. 6. Babbo Natale. Babbo Natale corrisponde alla figura leggendaria di San Nicola di Mira, che secondo la tradizione distribuiva doni a chi era stato buono, mentre dava cenere e carbone a chi invece era stato cattivo. 7. Il 25 dicembre. Cosa rappresenta questa data? Assolutamente non c'entra nulla con la nascita di Gesù. Fu una data stabilita da Papa Giulio I nel III secolo d.C. e ufficializzata solo nel 529 d.C. L'ipotesi ritenuta più accreditata dagli esperti è che la decisione di festeggiare Gesù in quella data sia da far risalire alla volontà di adattare alla tradizione cristiana le solennità pagane che ricorrevano nell'impero romano sul finire di dicembre. Stiamo parlando dei Saturnali, ovvero feste in onore del dio Saturno, e la festa del Sol Invictus correlata al solstizio d'inverno. Nello specifico, il 25 dicembre cadeva il cosiddetto Dies Natalis Solis Invicti, fissato da Aureliano. Esso celebrava infatti la nascita del nuovo sole, che a livello simbolico rappresentava la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte. Il motivo è da far risalire al fatto che dopo il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno, le ore di luce aumentano e le giornate riprendono ad allungarsi. Per tale motivo, nella fusione della religione pagano-romana con il cristianesimo cattolico, che discende dal paganesimo romano, si è sostituita questa data con quella della nascita di Gesù, anche se la Bibbia non ne dà assolutamente nessun cenno.
Risposte. Cosa dice la Bibbia? La nascita di Gesù. In Luca 2,7 è scritto: ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Non ci dice però la Bibbia se questa mangiatoia fosse all'interno di una stalla o se si trovasse fuori ad una casa o altrove. Non c'è dato di saperlo, ma la Bibbia ci parla di una casa dove Gesù si trovava alla nascita, non di una stalla. Quanti erano i magi? La Bibbia dice in Matteo 2,1: ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme. Quindi la Bibbia dice dei magi, cioè alcuni magi, ma non specifica quanti fossero. La fantasia della tradizione cattolico-romana forse ha voluto dichiarare che erano 3 a causa dei 3 doni che furono portati a Gesù, ma ciò non è certo. Inoltre, i 3 nomi dei magi non esistono nei Vangeli, ma sono frutto della tradizione. Perché i cristiani di fede evangelica per la maggior parte non festeggiano il Natale? Non solo per tutti i motivi elencati prima, che dimostrano l'origine pagana di questa festa in tutte le sue sfaccettature, ma anche per altri motivi, a mio parere, ancora molto più importanti di questi. 1. Gesù non ha mai detto ai suoi discepoli di ricordarsi del giorno della sua nascita, ma di ricordarsi del suo sacrificio attraverso i simboli del pane e del vino. Fate questo in memoria di me, perché ciò che conta per i cristiani non è il giorno della nascita di Gesù, ma il valore del suo sacrificio per l'umanità. 2. Inoltre la Bibbia afferma che tutte le usanze degli altri popoli devono essere rigettate dal popolo di Dio. Levitico 18:1-4. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro: io sono l'Eterno il vostro Dio. Non farete come fanno nel paese d'Egitto dove avete abitato, e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io vi conduco. Voi non seguirete le loro usanze, metterete in pratica i miei decreti e osserverete i miei statuti per conformarvi ad essi. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. In Romani 12:2 è scritto: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Terzo, una risposta che a volte ho dato a coloro che in questo periodo dicono quella fatidica parola auguri e gli altri rispondono grazie, quasi come se la data del 25 dicembre fosse il compleanno di ogni essere umano, è stata questa: ma perché fai gli auguri a me? Non è mica il mio compleanno, dovresti farli al Signore, se effettivamente fosse il suo compleanno. Perché quindi i cristiani non fanno gli auguri? Perché la Bibbia dice in Deuteronomio 18, 9, 12: quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Quarto, inoltre, un'altra riflessione da fare è la seguente:
I cristiani adorano Gesù uomo o Gesù Dio? Se Gesù uomo fosse presente sulla terra, sarebbe un onore e un dovere adorarlo in carne ed ossa, ma Gesù non è più presente sotto le vesti umane. Quindi, per quale motivo ricordare la nascita di Gesù come uomo se ora egli esiste solo nella gloria celeste e non più sotto la forma umana? Sarebbe come dire ai miei figli di continuare a festeggiare il giorno del mio compleanno anche dopo la mia morte. Ciò non avrebbe alcun senso. Inoltre, Gesù, nella sua divinità, non ha un giorno di nascita. Infatti la Bibbia dice in Ebrei 7,3, parlando di Melchisedec, che corrisponde alla figura di Gesù, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, ma fatto simile al Figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Ancora da un'altra parte è Gesù stesso a dire in Giovanni 8,58: Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Conclusione. Quindi, se Gesù è eterno e se ora dimora nei cieli alla destra del Padre, perché bisognerebbe ricorrere ad una data del calendario per adorarlo? Gesù, l'unigenito Figlio di Dio venuto in carne, va adorato ogni giorno della nostra vita. Non deve essere sminuita la sua gloria rassomigliandolo ad un uomo normale che abbia una nascita e una morte, perché Gesù è Dio benedetto in eterno. Cosa dire dei tanti cristiani di fede non cattolica che comunque festeggiano il Natale? Credo che la risposta l'ha data la Bibbia nei versi citati prima. Molti si sono lasciati incantare da quell'atmosfera di buonismo, di regali, di famiglie riunite, di luci e di colori. Alcuni hanno cercato di trasportare tutto ciò nei locali di culto dove ci si riunisce per adorare Dio in spirito e verità. Ma tutto ciò Dio di certo non lo ha comandato né richiesto. Forse potrò essere criticato anche da molti cristiani di fede evangelica, ma ciò non mi interessa. Bisogna rifugire da ogni tradizione umana e credere ogni giorno, non solo a Natale, che Gesù è venuto in terra per portare un messaggio di salvezza, che è morto ed è risorto, e come è nato una volta, così non nasce più, e come è morto una sola volta, così non muore più, ma è sempre vivo ed eterno alla destra del Padre ed intercede sempre per i credenti di tutto il mondo. Leggi la Bibbia, scopri da solo qual è la verità. Non andare dietro a tradizioni umane che non portano da nessuna parte. Riconosci Dio e adoralo in spirito e verità. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Dio ti benedica.